Benvenuti, cari amici di Stelle Turche Rivelate, nello spazio dove le emozioni più potenti ritornano a farsi sentire e le verità, a volte sussurrate, trovano finalmente voce. Prima di immergerci in questa vicenda che ha scosso l'intero panorama dello spettacolo, vi invitiamo a iscrivervi al canale, lasciare un commento, sostenere il nostro lavoro con un like e, se desiderate diventare parte ancora più attiva della nostra famiglia, cliccare sul tasto iscriviti per aiutarci a crescere e continuare a portarvi contenuti esclusivi. Quello che stiamo per raccontarvi non nasce da un'intervista scritta a tavolino né da una trovata televisiva. È scaturito da un gesto intimo, quasi segreto. Un foglio bianco, una poesia firmata da Elçin Sangu, e un'onda emotiva capace di far vibrare i social come un tamburo lontano, aprendo crepe laddove molti pensavano che le porte fossero ormai chiuse. In un'epoca in cui tutto appare filtrato, confezionato e ottimizzato per il consenso. L'idea che una delle attrici più amate abbia scelto di raccontarsi attraverso versi pervasi da una malinconia quasi fisica ha sorpreso persino i più scettici. Quel testo è apparso all'improvviso nelle sue storie su Instagram, accompagnato da un'immagine in bianco e nero e da una musica tenue, come se una parte nascosta dell'anima avesse trovato un varco per uscire. I primi fan hanno colto subito il timbro nostalgico, l'assenza di nomi espliciti e, allo stesso tempo, la sagoma inconfondibile evocata tra le righe, Bararduk. Con lui, Elçin aveva condiviso una storia intensa, fatta di fasi luminose e angoli d'ombra, ma sempre sincera. Le parole di Elçin non erano accuse, né suppliche, né promesse. Sembravano confessioni sussurrate in una stanza vuota. Uno dei passaggi, tradotto liberamente, recitava: «Sei entrato nel mio petto come una lama sottile, e da lì non ti sei più mosso». È bastato poco perché quel frammento diventasse un marchio di verità poetica, rilanciato ovunque. Migliaia di utenti hanno condiviso lo screenshot, aggiungendo interpretazioni, ricordi, persino le proprie ferite. Un istante privato si è trasformato, nel giro di poche ore, in un fenomeno collettivo, un coro disordinato ma autentico. Fonti vicine all'attrice hanno rivelato alla stampa che la poesia sarebbe nata dopo che Elçin aveva visto fotografie recenti di Bara accanto a un'altra donna. Non è gelosia, hanno insistito, è una nostalgia che punge, quella che ti prende quando scopri che una porta che credevi chiusa, dentro di te, non lo è davvero. Una confidente ha perfino ricordato una frase pronunciata da Elçin tra le lacrime: non è rabbia, è memoria. Fa male quando il cuore continua a ricordare ciò che la mente vorrebbe archiviare. E mentre questa spiegazione si diffondeva, la reazione del pubblico esplodeva. Gli hashtag dedicati sono sbocciati uno dopo l'altro, costruendo un'onda di empatia globale. Alcuni versi sono stati tradotti in italiano, spagnolo, portoghese, persino in giapponese, da fan che sentivano il bisogno di condividere quel dolore elegante e profondamente umano. Tra i passaggi più rilanciati, molti si sono affezionati a un'immagine composta e struggente: hai lasciato la porta socchiusa e la tua sagoma continuava a riposare sul mio cuscino. Per tanti è diventata la cifra di un amore che sopravvive ai saluti e ai silenzi, che rimane sul comodino anche quando la stanza sembra vuota. La stampa non ha perso tempo. I principali talk show hanno aperto le loro scalette citando i passaggi del testo, mentre opinionisti di fama nazionale discutevano la scelta artistica di Elçin. Per alcuni un atto di coraggio, per altri un tentativo discreto di parlare a Bar senza nominarlo. C'è chi ha letto in quella pubblicazione non solo uno sfogo, ma un richiamo velato, una mano tesa verso un passato che, a quanto pare, non ha smesso di battere. In questo ronzio mediatico, il nome di Bara è diventato inevitabile. Contattato dai giornalisti, Bararduk non ha smentito né confermato di essere il destinatario di quei versi. Il suo volto teso e le parole misurate, però, hanno raccontato più di qualsiasi dichiarazione. Elçin è una donna di grande sensibilità. Se quelle frasi sono sue, meritano rispetto. Una risposta breve, vibrante di sottotesti, che ha spalancato la porta a nuove interpretazioni. Una fonte a lui vicina ha confidato che Bara avrebbe riletto il testo più volte e, dopo un lungo silenzio, si sarebbe chiuso in stanza rifiutando di parlare con chiunque. Niente scene plateali, nessun proclama, solo un silenzio pesante che ha sorpreso anche i membri del suo team. Qualcuno ha commentato che sembrava toccato proprio lì dove pensava di non sentire più nulla. E adesso, amici di Stelle Turche Rivelate, la domanda passa a voi: i versi di Elçin sono un addio o un richiamo?
Pensate che tra i due ci sia ancora qualcosa di non risolto? Scriveteci nei commenti, la vostra voce alimenta questo dialogo. Intanto, nelle ultime ore hanno preso quota voci su un presunto incontro segreto tra i due, avvenuto, dicono, durante un gala privato al quale erano entrambi presenti. Non esistono foto, ma i testimoni raccontano sguardi intensi e un saluto rapido che avrebbe lasciato nell'aria una sospensione palpabile, come se una frase fosse rimasta a metà. La stampa si è aggrappata a questa ipotesi alimentando il dibattito. Semplice coincidenza o momento carico di significato non detto? Nel frattempo, i commenti sotto i profili social dell'attrice si sono trasformati in una sorta di terapia collettiva. Centinaia di persone hanno iniziato a condividere storie di amori perduti, di porte lasciate socchiuse, di memorie che non svaniscono. Grazie per aver dato parole a ciò che molti di noi non osano ammettere, ha scritto una fan dall'Argentina. La vicenda ha preso una piega ancora più intensa quando, durante una diretta dalla sua casa, Yelin è apparsa con la voce incerta e gli occhi lucidi. Senza alzare i toni, ha preso in mano un foglio e, leggendo parole che Elchin aveva appuntato, ha detto: non volevo provocare un trambusto. Avevo solo bisogno di lasciare andare ciò che trattenevo da troppo tempo. Non è una provocazione, non è un messaggio per qualcuno. È solo il mio modo di curarmi. Nonostante questa precisazione, molti hanno percepito quelle frasi come una conferma indiretta che la poesia fosse tutt'altro che casuale. Poco dopo, qualcuno ha domandato all'attrice cosa provasse ancora per Barra. Elchin si è fermata, come se tentasse di tradurre un sentimento troppo complesso in una formula semplice. Poi ha risposto con una sincerità disarmante. I sentimenti non si spengono come un interruttore. Scrivere mi aiuta a capire ciò che non si è dissolto. Parole che hanno lasciato il pubblico senza fiato, accendendo nuove domande. È un congedo definitivo o il preludio a una possibile riconciliazione? In parallelo, Elchin ha annunciato l'uscita di una piccola raccolta di testi personali, quello che non ho detto ad alta voce, un progetto che raccoglie pensieri, poesie e canzoni scritte negli anni e mai condivise. Secondo l'attrice, sarà un modo per trasformare il dolore in un compagno di viaggio per chi attraversa emozioni simili, un faro discreto per notti lunghe. E ora la curiosità di tutti si concentra su un punto. Bar risponderà? Che sia un verso, una lettera, un messaggio privato, o forse resterà in quel silenzio che, a volte, fa più rumore di qualsiasi dichiarazione? Le prossime settimane saranno decisive. Nel frattempo, noi di Stelle Turche Rivelate continueremo a seguire ogni sfumatura, pronti ad analizzare con rispetto e profondità una storia che, al di là dei riflettori, parla di ciò che più ci rende umani, il bisogno di ricordare, di comprendere, di trovare parole per ciò che non passa. Prima di chiudere, vi invitiamo di nuovo a lasciare un commento, mettere un like e iscrivervi al canale. Non perdete gli aggiornamenti sulle storie più avvincenti della scena turca. Quali altri attori o coppie vorreste vedere raccontati qui con noi? Ditecelo, la vostra voce guida i nostri contenuti. Grazie per essere stati con noi. Alla prossima storia emozionante, sempre su Stelle Turche Rivelate, dove i sentimenti diventano racconto.